C'era una volta, tanto tempo fa, un esemplare di Win che possedeva un drone dove lo faceva volare lontano, lontano, ma un presagio era all'agguato. In una grotta buia e umida, il destino decise di fargli una fattura per farlo smettere di funzionare. Così Win si trovò con un drone rotto e fu costretto a mandarlo in riparazione. Passarono giorni e giorni, ma l'assistenza non lo volle più lasciare, finché un giorno bussò alla porta un corriere. Ciao, scusami se ti disturbo, te sei il proprietario del drone DJI Mini 2? Sì, sì, sono io. E io ho detto, guarda che quello non è il mio drone, non è il mio drone, e oggi me lo sono trovato qua a casa. Però c'è scritto Saverio Silvestri, che ti ho seguito sui social adesso, e c'è il tuo numero di cellulare. Ma che casino, ma infatti non riuscivo neanche a capire perché poi mettevo il nome del pacco, non mi diceva che era in riparazione. Però non mi arrivava mai. Ciao a tutti, avevo fatto un piccolo unboxing direttamente su Instagram e su YouTube. Continuiamo perché sono curioso, dai, voglio solo vedere se è tutto ok, poi vi racconto ogni minimo dettaglio. Intanto prodotto Amazon Warehouse, c'era scritto come nuovo, quindi dovrebbe essere come nuovo. Infatti troviamo tutti i vari adesivi per la garanzia un po' ovunque. Poi qua c'è il cartellino, andiamo a vedere il drone se è tutto ok. Sembra diverso dalla mia, non c'è questa parte qua liscia. Boh, vabbè. Sono così emozionato, tutto come nuovo. Non l'ho ancora provato, quindi prima faccio il video e poi lo proverò. Beh, non c'è il suo copri, era buttato dentro così, vabbè. Cioè, le eliche non le vedo schiacciate così. Di più. Guarda qua, ma sono schiacciatissime. Vabbè. Ok, direi che c'è tutto, addirittura la basetta di ricarica è completamente imballata come nuova, batterie non carichissime, una tacchettina e due tacche, e poi finalmente ho imparato come si incastra il mantini eliche, c'è proprio il suo aggancio qui sotto la fotocamera, ho trovato anche il suo coperchietto per il gimbal e niente. Adesso faccio il video e poi lo andrò a provare. Partiamo dall'inizio. C'era una volta, esattamente un mese e una settimana fa, riprendo fuori il drone dopo 3 settimane di inutilizzo, l'ho sempre lasciato qui dentro il mio armadio, lo ritiro fuori, se non ricordo male ero proprio a Rastellino, cartodromo di Rastellino, avevo un muso che non sono riuscito a fare praticamente nessuna registrazione extra, oltre alle mie riprese on board. Accendevo il drone, mi compariva immediatamente il LED qua sotto rosso acceso e non avevo nessun codice di errore, non avevo neanche possibilità di cercare online una soluzione e mi diceva proprio impossibile decollare, quindi non avevo in nessun modo possibilità di risolvere. L'ho ripristinato, ho fatto la calibrazione del gimbal, ho girato come un pazzo a 360 gradi con il drone in mano, ma non ho trovato nessuna soluzione. Quindi cosa ho fatto? Ho contattato Amazon, l'avevo acquistato più o meno inizio agosto, questo mi è successo a metà settembre e Amazon mi dice lo devi mandare in riparazione, massimo ci vorranno 25 giorni lavorativi. Vi posso assicurare che mi sono sentito male dopo aver letto questa cosa, ma vabbè, non avevo alternativa, cosa facevo? Me lo tenevo come soprammobile. Lo mando in assistenza. Oltretutto ho dovuto spedirlo direttamente io personalmente, quindi sono andato alle poste e ho spedito il pacco e mi hanno dato il tracking. Dopo una settimana io vado a ricontrollare il tracking, mi dice ancora non disponibile. Io contatto Amazon, ti hanno sbagliato a mandare il tracking, te ne mandiamo un altro. E secondo me già da lì c'era qualcosa sotto. Dopo ben 2 settimane ricevo una mail direttamente dall'assistenza, c'è una nota azienda a Milano che si occupa di questo, infatti ho spedito il drone a Acer Italia, poi non vi dico nel dettaglio qual è l'azienda, se andate a cercare online trovate tutto, insomma Acer, fate i portatili, non guardate anche i droni che fate solo del casino, ok? Ci sarà un bel centro smistamento, però ricevo una bella mail dall'assistenza che mi dice per riavere il tuo drone devi pagare, sono 93 euro più IVA più spese di spedizione, oppure visto che tu non hai la DJI Care paghi 50 euro e ti mandiamo il drone in sostituzione. Ok, anche, cioè a me non mi interessava pagare 50 euro, insomma, sì, mi scocciava un pochino perché il drone praticamente l'ho ricevuto da Amazon dopo
avrò fatto a esagerare un'ora di volo senza farci nulla e adesso lo mando in assistenza e loro mi chiedono di pagare, che non avevo fatto assolutamente nulla e non riuscivo a spiegarmi il perché. Chiedo direttamente all'assistenza le motivazioni, non mi viene detto nulla, anzi mi sono dimenticato. Nel dettaglio, prima del pagamento, mi diceva motore B1 danneggiato, motore D1 danneggiato, eliche graffiate, sportellino posteriore crepato. Io ho detto fin da subito, quello lì non è il mio drone. L'assistenza allora non mi risponde, contatto le mail, non mi risponde. Li chiamo direttamente e loro mi dicono che verrò contattato via mail. Sentito più niente. Contatto Amazon proprio, ma dura, non ho niente dove sbattere. Dura di comprendogno perché ogni mail che mandavo, o chiamate, perché li chiamavo anche, loro mi dicevano ma tranquillo Nicola, adesso risolviamo, e ricevevo una mail direttamente da Amazon con scritto il manutentore dice che tu l'hai rotto, quindi l'assistenza Amazon non copre questo tipo di danni. Testardo, ho detto non devo pagare questa cifra perché io ho mandato il drone nuovo intatto, era come questo, così non ho fatto nessun danno, quindi io sono sicuro di essere dalla parte della ragione. Cosa ho fatto? Scrivo direttamente a DJI via chat, si scrive solamente in inglese, quindi piano piano con il mio inglese maccheronico, con anche il traduttore a fianco. Loro cosa mi dicono? Scrivimi qui il tuo indirizzo mail che andiamo a controllare se hai fatto veramente un incidente. Scrivo l'indirizzo mail, loro mi dicono sul tuo account non c'è nessun drone registrato. E io scrivo per forza. Prima di spedirlo Amazon mi ha scritto proprio esplicitamente di disassociare qualsiasi account perché altrimenti l'assistenza non riusciva a ripararmi il drone e loro mi dicono purtroppo non riusciamo mica a controllare se hai fatto un incidente o meno se dici la verità. Ma vuoi dire che DJI non ha un archivio di attivazioni dei vari droni e quant'altro? Mi sembra assurda la cosa e dopo un paio d'ore mi mandano direttamente le foto del drone, le foto che state vedendo qua. Ci sono delle immagini in bassissima qualità di questo drone che loro dicono che è mio, con delle frecce che rimandano sui motori che io sinceramente non vedo qual è il danno. Poi si vede lo sportellino dietro rotto e le eliche un pochino usurate, che il mio assolutamente non erano usurate. Purtroppo non avevo fatto chissà quali foto prima della spedizione, ma avevo una storia Instagram. Mandato loro la mia storia Instagram prima di mettere il drone nel pacco e come potete vedere anche voi da questa storia si vede che le eliche non sono assolutamente danneggiate. Quelle delle foto proposte da DJI si vede che sono praticamente mangiate, usuratissime e loro mi dicono purtroppo dalle foto non possiamo farci nulla perché potrebbe essere una foto scattata precedentemente al danno. Insomma, io non sapevo più cosa fare, quello lì non era il mio drone, ero sicurissimo. E ricontatta Amazon, mi dicevano 2 giorni lavorativi le faremo sapere, dopo 1 o 2 giorni ricevevo sempre la stessa mail che io dovevo pagare. E intanto DJI continuava a mandarmi la mail, un reminder di pagare la riparazione. Anche questa mattina ho ricevuto la mail di DJI di pagare la riparazione, finché un bel giorno, la settimana scorsa, campanello suona, apro DHL. C'era proprio il logo sopra del manutentore. Apro, ma c'è il drone dentro? E avevo ricevuto un'ora prima la mail di pagare la riparazione. Apro, dico, ma questo qua non è il mio drone. C'erano 2 o 3 graffi sul caricabatterie, insomma io l'ho mandato nuovo e poi tutta la predisposizione era completamente diversa dalla mia. Ho detto vabbè, l'assistenza avrà smosso un po' il tutto per controllare. Vado a vedere la bolla, cosa c'è nella bolla? Il nome di un altro cliente. Controllo bene la bolla e c'è il numero di telefono, email, tutti i dati dell'altra persona. Quindi ciao Saverio, anche lui uno youtuber, ho visto, adesso ti seguo, quindi sei un grande, vi lascio qua sotto tutti i vari social suoi e lo chiamo al telefono, cosa gli dico? Adesso io provo a sentire Amazon, cioè più che altro è da una vita che sto facendo delle storie su Instagram che sono incazzato nero. E penso di farci un video YouTube e se ti può interessare sto registrando la chiamata se posso farlo perché volevo spiegare tutto l'inghippo e metterlo su YouTube. Ma è una cosa stranissima, cioè tanto alla fine
che nel pacco c'era il mio, o hanno invertito i droni mentre li riparavano. Sicuro, mi hanno mandato le foto che le eliche erano tutte mangiate. Io gliele ho mandate che erano nuove, gli ho fatto la storia prima di mandarlo via che erano perfette le mie. E loro dicono che da una foto non significa nulla. Ma Dio buono, non sapevo come fare. Sì, perché io praticamente lo stavo tornando, ero nel terrazzo, Ok. e ho sbagliato a cantare, mi è andato contro il terrazzo proprio da perché mi è caduto. Però Ok. c'era cosato un'elica e non funzionava più, però me le ha mangiate tutte le eliche perché è andata comunque a sbattere e poi è cascato. Ok. E quindi è mio. Infatti c'era anche una piccola crepa, mi ricordo, dietro. Infatti nel mio non c'era, ho detto, oh, può darsi che io non l'ho vista. Ma niente, Amazon non mi credeva, loro mi dicevano, il centro di riparazione ha detto che tu l'hai rotto e devi pagare. Ma porca miseria, mi scocciava anche spendere 50 euro. Cioè... Sì, no, ci mancherebbe poi, sì, tanto... Allora... Prova a vedere cosa ti dicono, Sì. magari riaggiorno. Sì. E lui ci è rimasto malissimo. In effetti io avevo il suo drone, lui aveva la DJI Care, quindi gli hanno mandato il drone nuovo e tutto il resto, gli accessori erano suoi usati. E quindi hanno fatto proprio un mescolone tra il mio ordine e il suo. Contatto direttamente Amazon. Informiamo che sarà emesso entro massimo 14 giorni dal momento della restituzione. Londra. Pronto, mi sente? Tutto a scatti ma la sento. Anch'io adesso però, se può stare un attimino. Sì, innanzitutto devo prima informarla che la contatta dall'Italia e la chiamata potrebbe essere registrata. Ok, un attimo. Richiamo tra una mezz'ora. Mi dispiace, mi scusi. Va bene. Arrivederci. Niente, dai, devo avvisarti, ti faranno sapere. Ok, adesso speriamo, perché non so se hai visto, è da un mese che io sto aspettando un drone e non so cosa hanno combinato. Loro mi dicono di inviare tutte le foto all'assistenza, invio tutto quanto a loro, l'assistenza dopo un giorno non risponde, dopo 2 giorni non risponde, il due giorni di sera chiamo direttamente Amazon, mi dice proviamo a sollecitare. Ricevuto il giorno dopo la mail di sollecito di Amazon all'assistenza, nessuna risposta. Chiamo direttamente questa fantomatica assistenza di Milano, finché dopo un'oretta o 2 circa ricevo questa telefonata. C'è il venditore finale, è il codice seriale. A me sembra, se così il codice seriale è corretto, sì, l'oggetto non è quello giusto. Adesso io faccio subito una comunicazione, faccio presente le sue comunicazioni con tutte le foto che dovrebbero essere arrivate al dipartimento competente, ma ancora non vedo una risposta. Cerchiamo di mandare le informazioni proprio in questi giorni, faccio la comunicazione io e cerco di stoccarla. Ok. Ah, ecco, non è lo stesso che codice PRAC. Uno è 123708 e l'altro è 123780. La sua è 80. C'è stato invertito il numero allora. 80 IT, ok. In sostanza il codice di riparazione era molto simile, cambiavano gli ultimi 2 numeri. Il suo era il numero 80 e il mio 08. Hanno invertito il tutto e volevano farmi pagare me la riparazione del drone. Lui aveva già la DJI Care, quindi non doveva pagare. Io non so che casino hanno combinato. E qui sembra tutto risolto, che bello! Cosa succede? Il giorno dopo che hanno capito il tutto, mi chiama direttamente l'assistenza e mi dice: hai possibilità di rispedirci il drone, poi dopo ti rimanderemo il tuo. Certo, assolutamente. Loro mi mandano sulla mia mail la bolla di DHL. Adesso sto abbreviando tutto, ma è mamma mia. È stato invertito l'8 con lo 0. Esatto. Le prenoto il ritiro con il codice DHL, le faccio avere la lettera di vettura. Appena è pronto il suo, poi le mandiamo la riparazione, il prodotto riparato. Ok, speriamo il prima possibile. Vabbè, alla fine, quindi il mio drone quando arriva. Ricevo la bolla di DHL, preparo il pacco e dopo più o meno un'oretta ricevo ancora una chiamata dall'assistenza di Milano. Un'altra persona mi dice: la chiamo per quanto riguarda il drone, possibilità di rispedirlo? Io dico: sì, certo, l'ho già preparato il pacco, addirittura la bolla l'ho già appiccicata sopra. Sento 2-3 secondi di silenzio, fa: ah, allora il mio collega non mi ha comunicato che l'aveva già chiamato. Apriamo parentesi, da lì si capisce quanto sono ben organizzati. Chiudiamo parentesi. Rispedisco il drone, aspetto un giorno, aspetto 2
Intanto mi sento con Saverio, il proprietario dell'altro drone, che mi dice di aver contattato direttamente Amazon perché non aveva notizie di questo drone. Lui proprio neanche dopo 2 o 3 settimane lui non aveva scritto niente ad Amazon. E Amazon cosa dice? Non ti preoccupare, ti mandiamo un altro drone nuovo. E che cavolo, io che mi sono sbattuto come un pazzo con sto drone e a lui glielo mandano nuovo. Scrivi ad Amazon. Anzi no, non è vero, ho aspettato il 25esimo giorno lavorativo, mancava un giorno insomma. Ho aspettato la mattina, scrivo direttamente a Amazon, sono già 25 giorni che sto aspettando il drone. Avete novità a riguardo? Ho fatto l'ignorante sperando in una risposta del tipo: sì, sono già passati 25 giorni, non abbiamo più notizie, te ne mandiamo uno nuovo. Cosa mi ha risposto? In realtà sono passati 24 giorni lavorativi. Vabbè, assurdo. Lui comunque fa la segnalazione e nel pomeriggio ricevo una mail con scritto: tranquillo, il tuo drone è in arrivo. Questa qua è il tracking DHL che mi ha mandato direttamente l'assistenza. Oh dai, che bello. Io arrivo la sera e ho detto: aspetta dai, guardo il tracking DHL. Dov'è questo mio drone? Guardo, consegnato 2 settimane fa quasi. Ora questo qui era il tracking dell'altro drone del ragazzo che avevo ricevuto. Ma dai, ma non è possibile. Ricontatto Amazon, abbastanza incavolato, ho scritto: non ne posso più, questo qui è il tracking dell'altro drone, questo qui non è il mio drone. Dopo un'oretta o 2 ricevo una chiamata direttamente da Londra, dico ok, questo qui è Amazon. E mi chiama una signora gentilissima, penso l'unica che si è messa lì, testarda forse, e ha seguito tutto il mio procedimento. Gli ho spiegato dall'inizio alla fine con tutto lo storico che lei vedeva sul computer. Mi ha ascoltato attentamente e mi ha richiamato più volte nell'arco della serata, ormai era già sera. L'unica cosa che posso tentare di fare è il rimborso. Finché alla fine ha capito il mio problema e mi ha detto: molto probabilmente il tuo drone non sanno neanche più loro dove è andato a finire, o forse è ritornato in azienda direttamente ad Amazon. Mi ha detto: ti ridò indietro i soldi, poi tu ne acquisti un altro. Così io l'ho acquistato direttamente su Amazon Warehouse e ci ho anche risparmiato 20 euro, mi sembra, 20-30 euro. Spero che funzioni. RMA, ok. Dai, aiuto, proviamo a uscirne fuori. Ti richiamo tra un po'. E quindi niente, non posso fare altro che ringraziare questa signora carinissima. Io gliel'ho detto: dai, per favore, dammi il tuo contatto così quando ho bisogno ti chiamo direttamente. E poi anche un po' così a sorpresa, a fine chiamata, quando mi aveva già rimborsato e tutto, ho detto: lei sarà presente in un video su YouTube e se potessi chiamare direttamente te quando ho bisogno, chiamerei subito. Grazie, guarda, è una cosa che mi piace sentire. Questo è proprio un bel feedback, diciamo. Ti Molto dico, carino. Purtroppo non si può. Ti dico, infatti purtroppo non si può. Ti dico anche un'altra cosa. Io realizzerò un video YouTube con tutta la spiegazione di quello che è successo. E quindi ci sarà anche un pezzettino della tua chiamata, ecco, finale sicuro. E poi dopo ha detto che mi seguiva sui vari social e quant'altro. Boh, speriamo. E non so il suo nome e cognome perché altrimenti l'avrei stalkerata e in caso di esigenza l'avrei chiamata immediatamente. E quindi finalmente dopo 1 mese e 10 giorni circa, drone mandati in riparazione e ne ho ricevuto un altro. Poi se sapevo così, ci ho pensato dopo, se mi tenevo il drone di Saverio, non dicevo niente a nessuno, dicevo: io non ho mica ricevuto niente. Poi chiedevo il rimborso, mi ritrovavo 2 droni. Sono stato un pirla io a non fare questa cosa, poteva essere sicuramente un'ottima idea. Io penso di avervi detto tutto, anzi vado a provarlo. Non ci voglio credere. Allora, accendo il drone, non l'avevo ancora provato, però ero fiducioso. Accendo un drone, tutto perfetto. Non mi ricordavo le plastiche così economiche, vabbè. A parte questo non mi interessa, basta che funzioni. Ok, tutto perfetto, no? Fa tutte le soluzioni, adesso il giallo perché non trova il radiocomando e fin qui il drone è a posto, è a posto. E poi faceva anche la luce rossa qua al mio quando era rotto. Ma il problema è un altro. Adesso ho utilizzato questo cavo un po' più lungo per farvelo vedere un po' più da vicino. È attaccato alla corrente, intanto c'è il drone là che lampeggia.
Attaccato alla corrente, il radiocomando non si accende. Stacco, riattacco, inizia a fare le sue lucine e si spegne. Come se non avesse una batteria. Però se faccio così, nel mentre che fa le luci, provo ad accenderlo, il radiocomando si accende e va in sincro col drone. Cioè così funziona, se gli dai il primo input della corrente. Stacco la corrente, il drone si spegne, è come se la sua batteria all'interno del radiocomando non funzioni più. Cioè io mi ero impegnato, ho preparato tutta la mia valigetta, ho messo in ordine i miei cavi come avevo una volta, tutto quanto, vado ad accendere il radiocomando, ho detto vabbè è scarico, lo metto sotto carica, mi segna praticamente pieno, però non funziona. Adesso che ho premuto, no, non si accende. Cioè, avevo già comprato il drone 2 mesi fa, poi l'ho mandato in assistenza perché non funzionava e ormai non so più cosa dire. Perché solo per il telecomando non vorrei farti mandare indietro tutto il drone, è solo il telecomando che non funziona. Si può provare a contattare la DJI. Beh, il traduttore è sempre qui al mio fianco e mi chiedono ma l'hai caricato? Ma sì che l'ho caricato, sì. Ho mandato anche il video, guardate anche il video che ho provato, faccio vedere che è attaccato alla corrente ma non si accende, mi ha detto fammi vedere se tieni premuto. Cioè io non so cosa fare. Il charger working fine, right? Sì che funziona. Vabbè, assurdo. DJI mi dice di contattare Amazon e Amazon mi dice di contattare DJI. Vabbè, DJI mi dice che se vuoi solamente il radio controller, cosa dobbiamo fare? Venire a ritirare il tuo, analizzarlo e rispedirlo o uno in sostituzione oppure questo aggiustato. Quindi io non ho tempo da perdere, cioè ormai ho già perso 1 mese e mezzo. Possiamo creare un'etichetta di reso prepagata, ovviamente potrà gratuitamente mandare l'articolo e l'unica soluzione è la riparazione. No, cioè non voglio la riparazione perché è già stato 2 mesi di riparazione e non hanno risolto perché me l'hanno perso, io lo rimando indietro e poi voglio i soldi indietro. Non è possibile. Come non è possibile? Le confermo semplicemente che non è possibile come da politica di Amazon. Ah ok, quindi io ho acquistato un drone, mi è arrivato oggi che non va. Capisco benissimo che è un errore nostro, abbiamo sbagliato noi, è la seconda volta che sbagliamo, però non ci sono altre soluzioni, è impossibile che lei risolva in un altro modo il problema. Ok, io adesso ci penso, poi questa qua è una risata, non so, isterica, giuro che prenderei il drone e lo schiaccerei lì per terra col radiocomando compreso. Dai che forse l'odissea è finita, anzi prima do un'occhiata e guardo se è proprio il drone. Sì, è lui. Vi ho risparmiato tutte le varie chiamate ad Amazon, in sostanza chiama l'assistenza, loro mi dicono dobbiamo solamente mandare in riparazione. Io non volevo mandare in riparazione, così ho fatto un reso in autonomia, visto che c'è sempre 1 mese di tempo su Amazon, ovviamente lo sapete meglio di me, e ne ho acquistato un altro nel mentre, perché Amazon è già passata 1 settimana esatta oggi e non ho ancora ricevuto rimborso. Solitamente il rimborso avviene in pochissimo tempo, non lo so, però c'è scritto entro 2 settimane, quindi aspetto le 2 settimane, poi provo a ricontattare Amazon se mi danno indietro i miei soldi del vecchio drone che non funzionava il radiocomando. Oggi siamo al 26 di ottobre e io avevo spedito il mio drone in riparazione, se non l'avevo detto, il 12 settembre. Ma assurdo. Adesso facciamo un piccolo check, vediamo se funziona. Intanto questo radiocomando funziona quando premo. Comunque come nuovo, insomma, custodietta un po' graffiata qua e là. Purtroppo sono stato obbligato a acquistarlo come nuovo direttamente su Amazon perché i prezzi sono lievitati di 100 euro da quando l'ho acquistato e mi scocciava spendere 100 euro in più per un problema non mio. Invece il drone, dai, sembra in buono stato, a parte le eliche. C'è un leggero segnino in queste 2 eliche qui. Non ci credo. No, è qua. Mi è venuto un infarto. Fortunatamente, ma ero già imbestialito.
mi serviva il cavo per collegare il telecomando al telefono, quindi mi serviva Type-C e Type-C perché il telecomando funziona Type-C, e invece trovavo solamente Type-C e micro USB e Type-C e Lightning, ce ne sono addirittura due che non me ne faccio nulla e niente, vedendo questi due mi sono detto non c'è quello Type-C, va là. Proviamo a farlo decollare qua in casa, boh, vediamo se va. Ho paura che me li faccia, aiuto, non ho mai provato a farlo andare in casa. È tutto sporco qua dietro, è sporchissimo. Direi che funziona tutto, finalmente un drone. Adesso lo andrò a ripulire perché io sono maniaco di queste cose. Nello sportellino qua dietro, oltre che sul radiocomando, è pieno di sabbia, quindi si vede che questo drone è stato utilizzato e qui è pieno di sabbia. Boh, vabbè. Questo video serve solamente per farvi vedere l'assistenza, quanto è scarsa, soprattutto DJI assolutamente pessima. E poi voglio dirvi che la settimana scorsa ho ricevuto una mail direttamente da DJI che il mio case di DJI ha una risoluzione. Sono andato a vedere sul loro sito DJI e mi dice: il tuo drone è stato riparato, lo stiamo rimandando a te. Vado a vedere, ho il drone che mi sta arrivando, controllo, cerco di andare nel dettaglio della spedizione, c'è da inserire anche il cap della destinazione, quindi ho messo il mio, il caso dei miei, niente, non mi dava nessun dettaglio in più, quindi mi è venuto in mente: aspetta che metto il cap dell'assistenza di Milano. Infatti mettendo il cap di Milano mi fa vedere che il mio drone riparato andrà a finire là. Quindi non so, forse tutto questo casino, tutto sti resi e quant'altro, forse era meglio aspettare, chi lo sa. Io spero solamente che questo drone funzioni senza problemi. Le due eliche un po' bruttine, dai, mi sa che le andrò a sostituire visto che ci sono in dotazione, e basta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è capitato anche a voi qualcosa del genere. Un video infinito, come anche questa storia infinita. Mi raccomando, seguitemi sui social, se ci sarà qualche novità vi aggiornerò anche lì, e se per caso mi dovesse arrivare il mio drone riparato, non so se farò finta di niente, mi sa che non lo dirò a nessuno e me lo tengo per me. Ciao! Vi dico un'ultima cosa poi vi lascio andare, non so che casino combini Amazon. Se vado infatti nel profilo del drone, gestione dispositivo, mi compare che il drone è associato ad un'altra persona, Fabio, e purtroppo non si vede. E quindi io come cavolo faccio a contattarlo? Sicurezza, informazioni sulla batteria, mi compare che la ricarica della batteria è stata effettuata 31 volte e ha praticamente un anno questo drone, cioè alla fine non è stato neanche utilizzato tantissimo, però contatterò DJI, non mi voglio dilungarvi di tanto. Questo qui è un video sull'assistenza, semmai ne farò un altro, no, non penso, non ne posso più, e seguitemi sui social, vi aggiorno lì. Dopo aver contattato Amazon, ovviamente mi dice di contattare DJI, quindi scrivo DJI, tutto ovviamente in inglese nella chat che non si capisce mai una mazza, e loro mi dicono: tranquillo, quello lì è l'account di attivazione del drone, quindi tu puoi utilizzarlo tranquillamente perché quando lo utilizzi è associato al tuo, puoi stare tranquillo. Quindi se io lo schianto in testa a qualcuno e lo ammazzo è colpa dell'altro, meglio così.